Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato. In casa Napoli, Badiashile e Favasuli è fatta, il secondo sta facendo le visite mediche in queste ore, Badiashile invece arriverà in Italia in giornata per fare le visite mediche domani. Ci è voluto un po' di tempo ma andremo a vedere il perché e il per come dal punto di vista diciamo della trattativa per quanto riguarda Badiashile e il perché tecnico-tattico per tutti e due. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Non tralasceremo nemmeno più in là nel video anche le ultime per quanto riguardano Alanga e Lucca, perché potrebbe sbloccarsi anche il mercato per quanto riguarda l'attacco del Napoli. Stavolta è fatta, Badiashile è un affare concluso in ogni suo aspetto, oggi il giocatore sarà in Italia e ovviamente domani effettuerà le visite mediche, almeno queste sono le ultime da Sky. Il Napoli ha concordato gli ultimi dettagli col Chelsea con questi contorni economici: prestito da 3 milioni di euro senza il milione di bonus inizialmente previsto, diritto di riscatto fissato a 27 milioni, una cifra finale nettamente superiore a quella di 19-20 milioni di euro circolata nella prima fase della trattativa, ma che paradossalmente non convinceva il Napoli per la formula dell'affare. Il Napoli ha preferito una cifra più alta ma ottenendo il cambio formula. Un dettaglio non secondario riguarda la natura del riscatto: il Napoli ha infatti preferito far lievitare la cifra pattuita con il Chelsea pur di ottenere il diritto di riscatto e non un obbligo. Optare per il diritto anziché per l'obbligo permette al Napoli di valutare con calma nel corso della stagione le condizioni fisiche del difensore, che ha avuto troppi problemi negli ultimi anni, e anche il suo effettivo rendimento per quanto riguarda ciò che sarà la maglia azzurra che andrà a vestire. Grazie a questa formula quest'anno il cartellino peserà a bilancio solo per i 3 milioni del prestito, mentre con l'obbligo la cifra andava già inglobata nel corso di quest'anno, e quindi vanificando per quanto riguarda l'aspetto economico le cessioni di Gutierrez e Lukaku. Ora c'è anche margine per gli altri reparti, un'operazione costruita con attenzione sia per quanto riguarda gli aspetti sportivi che quelli economici, in un'estate in cui dopo il blocco soft del richiamo UEFA la sostenibilità dei conti resta il principale obiettivo. Ecco perché ci abbiamo messo tanto nella trattativa, perché il Napoli dal punto di vista economico deve fare per forza, e sta facendo, come comunque diciamo ha operato anche in passato, la situazione economica presa diciamo in maniera certosina per far quadrare sempre i conti e la sostenibilità. Ovviamente dal punto di vista tattico io riprendo un tantino ciò che avevamo detto in un video di qualche tempo fa, quando già si parlava di Badiashile. Favasuli è sempre stata una trattativa che ci davano già fatta, il Napoli è sul calciatore, ci sarà solo il Napoli, e così è stato. Per quanto riguarda Badiashile, versatilità tattica, struttura fisica, velocità e anche ottimo in costruzione. Queste sono le caratteristiche principali di un difensore che è arrivato a Napoli e che diciamo l'unico punto negativo o il neo, ecco, da questo punto di vista potrebbe essere la situazione fisica. L'abbiamo già analizzata e le abbiamo dette di tutti i colori, e non solo io, però se ci atteniamo alle caratteristiche tecniche del calciatore potrebbe fare bene nel Napoli di Allegri, anche perché 1,94, molto forte di testa, quindi calci d'angolo quando siamo a difendere, e anche in avanti, perché dal punto di vista realizzativo, se dovesse rispolverare le cose viste al Monaco, ha quel vizio di segnare di testa un po' come ce l'ha Rachmani, e dal punto di vista tecnico non è nemmeno così lontano ad Amir. Quindi avresti una coppia di difensori entrambi bravi nell'impostare, è un centrale molto mobile Badiashile, quindi non è diciamo quel centrale di sinistra che recupera il pallone, lo scarica al compagno di reparto e poi finisce lì, anzi si prende responsabilità, magari salta una prima pressione, imposta. Tutti lo paragonavano e lo paragonano al primo Koulibaly che venne a Napoli. Dal punto di vista della velocità
ci posso anche stare paragonarlo a Koulibaly, però sono situazioni diverse, anche perché Koulibaly poi diventa K2 con Albiol vicino, con Gulam al lato, e quindi ci auguriamo che succeda la stessa cosa con Badiashile, con Rachmani e il terzino di turno ovviamente a fare da reparto. Amir è maturato tantissimo, è lui che ha le chiavi della difesa e non da ieri, e quindi diciamo che se riesce ad illuminare anche Badiashile, ben venga, perché abbiamo trovato il centrale, quantomeno per arrivare al mese di dicembre, gennaio, quando si dovranno fare poi valutazioni su Buongiorno, e se Beckham avrà poi giocato diverse partite e avrà assorbito il problema che lo tiene fuori al tendine. Ecco perché sposo in toto anche i dettagli dell'operazione dal punto di vista economico. 30 milioni possono essere tanti, ma nel caso il Napoli recupera, mettiamo che Badiashile lo recuperi completamente dal punto di vista fisico e diventa, diciamo, un perno della difesa, perché tecnicamente io non lo metto nemmeno in discussione, però vedremo poi dal punto di vista fisico quanto e come rende. A gennaio potrei fare diverse valutazioni. Beckham l'hai ritrovato, Beckham ha riassorbito il problema, benissimo, te lo tieni? Lo tieni? Ok, allora Badiashile non ci pensi a riscattarlo. Buongiorno, come sta? Torna al 100%, ti convince, non ti convince? Magari metti uno dei tuoi difensori sul mercato per riscattare il difensore che poi sta arrivando da qui a domani, ma vedremo, e il Napoli saprà sicuramente cosa fare. Da questo punto di vista sono tranquillo, perché per caratteristiche si stanno facendo le scelte giuste, anche per quanto riguarda Favasuli, scommessa, non scommessa, il Napoli è un profilo che ha preso tra presente e futuro, soprattutto per il futuro, anche se può tranquillamente crescere con, diciamo, Di Lorenzo a fargli da chioccia, e Favasuli merita già, secondo me, attestati di stima per tutto ciò che ha fatto finora in carriera. Molto giovane, può giocare in un 4-3, può giocare, diciamo, da quinto in un 3-5-2, ma può fare anche il quarto a centrocampo in un 3-4-2-1, mettendoci ovviamente tre centrali di conseguenza dietro per quanto riguarda la linea di difesa. E non è solo, diciamo, una considerazione per riempirsi la bocca e dire ma questo sa fare tutto, ma può mai essere, è mai possibile? Ragazzi, Favasuli è diciamo molto ma molto duttile. Questa è la caratteristica principale ovviamente del ragazzo, al di là della sfrontatezza nell'andare anche a punzecchiare il diretto avversario, salta l'uomo e lo punta quando deve, e poi il piedino, diciamo, è abbastanza caldo per quanto riguarda qualche assist, i cross che arriveranno e il far rifiatare soprattutto il nostro Di Lorenzo, che ovviamente sono anni che tira la carretta su quella fascia. È molto bravo Favasuli sia in manovra che nella fase di interdizione, soprattutto nel riaggredire l'avversario e il recupero palla, e quindi, diciamo, grasso che cola per quanto riguarda la fascia destra, che il Napoli finalmente ha settato con l'acquisto che doveva fare già un po' di tempo fa per quanto riguarda il sostituto di Lorenzo. Benvenuti a tutti e due. In difesa ci siamo rimessi in linea per quanto riguarda il mercato, aspetteremo cosa si farà in attacco, le ultime su Lang e Lucca. Più Lang che Lucca in questo caso, perché le pretendenti sono l'Ajax al momento e il Galatasaray. Ancora non si è mosso praticamente niente, perché c'è questo giro di soldi e questo effetto domino che deve comunque, diciamo, incastrarsi e poi per poi far arrivare l'offerta al Napoli per quanto riguarda Noah Lang. Su Lucca ci sarebbe anche il Genoa, ma sono al momento tutte chiacchiere, e vedremo poi. Giochiamo contro il Genoa, magari durante la partita dirigenza e direttori sportivi trovano una quadra, Lucca viene accostato e magari potrà andare al Genoa per rinforzare la squadra di De Rossi, e il Napoli si può fiondare su Gabriel Jesus perché è lui l'indiziato per quanto riguarda l'attacco, e quindi qualche cessione arriverà lì davanti se facciamo in tempo. Ecco perché dobbiamo stare comunque calmi. Il Napoli chiude le trattative, anche se sono diciamo estenuanti dal punto di vista delle tempistiche, però poi quando andiamo a leggere il perché, il per come abbiamo fatto oggi, le cifre e come si è arrivati, diciamo, al tipo di trattativa, vai un attimo a
ritrattare un pensiero polemico che comunque avevi fatto, e parlo ovviamente di me stesso, non è che diciamo scompare del tutto la situazione, però dobbiamo muoverci, dobbiamo essere un tantino più rapidi in determinate situazioni e trattative, però poi andiamo a vedere i dettagli ed ecco che c'è il Napoli, c'è la squadra con la quale devi trattare, al di là del sì che puoi avere da un calciatore, comunque c'è bisogno del tempo, ecco, ci vuole il tempo che ci vuole, ecco, mettiamola così da questo punto di vista. Speriamo di sbloccare anche la situazione offensiva e in attacco, così ci presentiamo, non voglio dire alla prima di campionato, ma magari a fine agosto a campionato iniziato, sperando di non aver perso alcun punto, perché le prime tre comunque sono abbastanza complicate come partite, e vedremo quale sarà la rosa del Napoli al completo per iniziare la stagione 26-27. I due acquisti fatti, come abbiamo analizzato stamattina, hanno assolutamente il loro perché tecnico-tattico, cosa che non abbiamo avuto in determinati acquisti fatti con Conte per quanto riguarda ciò che il Napoli poi è stato in campo. Ricordiamo che il Napoli prende esterni da 4-3, il Napoli prende i calciatori a destra e a manca, poi ti metti con il Fab Forri 4-1-4-1 e allora ti sarebbe servito al posto di un esterno d'attacco puro come, che ne so, un Noah Lang di turno, ti sarebbe servito un centrocampista in più, invece hai fatto un mercato non in base a ciò che pensavi di fare, ma andando per tentativi, e ti sei trovato con una rosa che poi hai dovuto, al di là degli infortuni, che poi hai dovuto trovare la pezza a colore, la rosa l'hai comunque dovuto adattare, trequartisti che comunque nascono da esterni puri e li devi adattare, difensori e situazione difensiva che comunque si è messa a disposizione, diciamo, mettendo da parte un attimo le caratteristiche personali di qualche calciatore. Invece per quanto riguarda già questi due di acquisti, Favasuli e Badiashile, nel caso il Napoli, e concludo, sta facendo tutto con la difesa a 4, abbiamo visto il precampionato con la difesa a 4, magari resterà così, ma nel momento in cui ti prendono le contromisure, non funziona il sistema di gioco, devi optare per qualcos'altro, avrai in Badiashile ma anche in Favasuli calciatori dalle caratteristiche polivalenti, perché anche Badiashile può giocare tranquillamente, esperienza fatta sia in una difesa a 3 che in una difesa a 4, e quindi non ti ritroverai con un esterno puro che deve adattarsi a fare il trequartista, o magari un trequartista che magari devi metterlo solo come mezzala perché solo lì ha il posto. Questa confusione secondo me verrà assolutamente evitata e le idee sembrano un tantino più chiare per quanto riguarda la gestione Allegri rispetto all'anno scorso. Detto questo, forza Napoli sempre, ci vediamo nel prossimo video, ciao!